Non siamo mai stati così tanto assediati, ragazzi, come in questo momento. Mi sento veramente il principe William. Molto bene, ragazzi. Si parte per una nuova giornata indiana. Cosa fai con la carta igienica in mano? Ti devo fare un disegno? Abbiamo vinto il gagliardetto di Wod Tak o The Tuk. Adesso lo attacchiamo lì. Iniziamo dalle cose importanti alla mattina. Decorare il tuk tuk. Vai. Buongiorno ragazzi e benvenuti nell'8ª giornata di viaggio qui in India. Anche stamattina alla guida abbiamo l'ottima Franci. Ore 7 del mattino, non vi nego che fa un bel freddino e andiamo subito pronti via alla ricerca di un bel chai latte, possibilmente con qualche biscottino indiano da pucciare. Scusi, per l'autostrada! Allora, detto che fino ad oggi abbiamo visto parecchie mucche in giro, che come ben sapete qua in India sono animali sacri e quindi hanno licenza di fare quello che vogliono. La cosa buffa è che sono letteralmente in mezzo alla strada mentre voi andate. Alcune erano addirittura alle porte dei ristoranti, quasi come fossero degli umani. Ciao Jabalpur, è stato bello! Nella classifica degli animali più visti qua in India, primo posto re indiscusso il cane. C'è una quantità di cani randagi imbarazzante, ragazzi. Subito direi seguito dalle mucche, che come vi dicevo sono libere di scorrazzare. Ben posizionate anche le capre, sempre presenti soprattutto nei paesini. Una discreta quantità di scimmie, non solo nei templi ma anche loro in autostrada. E di tanto in tanto qualche maiale e qualche famiglia di cinghiali. No, nessun elefante. Pausetta per un chai nel solito nulla. Stamattina raga fa parecchio freddo, per cui adesso Franci tirerà fuori dal cilindro un po' di robe per coprirci. Ho due fantastiche sciarpe. Cos'è sono gli stracci per pulire il rickshaw? Ma dai Gianni, non capisci niente. Poi felpina per Franci che ha già addosso tipo 26 strati. Anche stamattina il nostro rickshaw è trasformato in un'asciugatrice. Niente, adesso qua da questi ragazzi ci facciamo fare un ottimo chai. Ah, che carini, ci hanno anche acchittato la situazione brace calda che ci tiene al caldo. Perché qui raga col tema riscaldamento non è che sono messi benissimo. Molto spesso nelle prime ore della mattina vedete a bordo strada gente che accende fuochi. Me li fa corti dietro. Sì, ma Franci, ma non devo assaltare la diligenza stamattina? Ti riparo la gola che poi ti viene mal di gola. Guarda che bellino che sei. Sono bellissimo, non sono bellino. Buon chai latte a tutti. Ecco, qui mancano i biscottini, sarebbero stati perfetti, li prenderemo durante il tragitto. E come al solito raga, situazione selfie. E ogni tanto c'è qualcuno che ci ricorda quanto siamo piccoli. Siamo piccoli? Ma cazzuti! E dopo il momento chai, ormai lo sapete, viene il momento benzina. Stamattina con sottofondo musicale indiano. Cosa vogliono? Il mio dietologo mi ha detto per favore a colazione una confezione di patatine gusto cipolla. Ma il tuo dietologo indiano? Possibilmente appese. Yellow Diamond, se sono Diamond. Secondo me entriamo nel tunnel che una volta provato il primo pacchetto li dobbiamo provare tutti. Ti ricordi Billy quando eravamo in Giappone con le vending machine? Che ricordi? Buone. Cipollotto, formaggio e cremina qualcosa. Bravi, Yellow Diamond sponsorizza questo canale. Non so se queste patate, la cipolla l'abbiano mai vista, però... Sasariri mama papa riri mama papa nini mama papa nini sa 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 ni da pa ma ga re pa pa mama pa ma pa da ni da pa ma ga re ga sa re pa pa mama pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga sa ni sa re ma ga re ma pa ni da pa ma pa ni sa re ma ga re sa ni da pa ma ga re pa mama pa ma pa da ni da pa ma ga re ga sa re ma pa mama pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga sa. Ma dopo il chai e le patatine, un bel samosa. Sì, ci sta. Tra le altre cose siamo usciti dall'autostrada perché dopo un po' ci rompiamo le palle a fare l'autostrada, che poi io chiamo autostrada, ragazzi. Il consiglio è uscite dalle strade a scorrimento veloce, fate le stradine, vi divertite di più, vedete cose più interessanti. È chiaro, ci mettete più tempo, però di tanto in tanto ci sta. Franci e l'operazione samosa.
Thank you. Ok, what's the name? Hello One Day. Stamattina abbiamo anche il pubblico di affezionati. Ciao! Abbiamo preso questi Hello One Day appena sfornati. Sicuramente sto sbagliando perché stanno ridendo alle mie spalle. Non stanno ridendo con me, ma stanno ridendo di me. Ci hanno messo dentro un po' di sughetti vari e mi ha detto: zio, fai tu. Spero non siano temperatura lavica. Mi sento più in imbarazzo qui davanti a loro 10 piuttosto che davanti a tutta YouTube Italia. Buono! Ne volevamo uno solo, ce ne sono arrivati 2. Momento copertina per noi. Siamo pur sempre in India, ragazzi, quindi passano anche i camion. Non so se mi sarei avventurato in questo livello di piccante alle 9 del mattino, però in India lo accetto. I curiosi aumentano sempre di più. La situazione sta ufficialmente struggendo di mano, ragazzi. I don't understand. Loro ci parlano in hindi, noi purtroppo non parliamo hindi e quindi è un po' un problema. Nice to meet you. In hindi. Nice to meet you. In hindi. Hindi. Nice to meet you. Nobody speak English. E come facciamo ad andarcene adesso? Che figata, ragazzi, però alla fine questi sono i momenti belli, quando si avvicina la gente, è curiosa, vuole chiacchierare. Spicy. I like spicy, good spicy. Non so neanche cosa sto dicendo, ragazzi. Chiaramente adesso vogliono sapere un po' tutto di noi, quindi se io guido, se lei guida, se siamo sposati. Non ho più fame da circa 20 minuti, però mi stanno guardando tutti. Non siamo mai stati così tanto assediati, ragazzi, come in questo momento. Mi sento veramente il principe William. Ok, ciao! Bye bye! Comunque erano tipo 50 ora. Siamo stati l'attrazione del villaggio della giornata. Abbiamo appena avuto un incidente con un piccolo. Tutto bene, Gianni? Madonna, che esperienza, ragazzi. Questo è il motivo per cui bisogna uscire dalle autostrade e fare le stradine, attraversare i villaggi, perché vi capita questo, incontrate persone che non hanno mai visto i turisti, in qualche modo si comunica lo stesso. Abbiamo mangiato delle cose buonissime, speriamo da qua in avanti che ne succedano altre, perché siamo venuti qua per questo. E stamattina, ragazzi, siamo diretti, Franci, A Khajuraho, che è una cittadina molto interessante che secondo me ci darà delle soddisfazioni perché ci sono diverse cose da vedere. Dopodiché smetteremo di salire a nord e cominceremo a spostarci di brutto verso est, perché dovremo poi andare in direzione Bangladesh. Siamo ampiamente nella seconda metà del viaggio. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli. Oh cazzo! Era meglio prenderlo più forte questo. Questi sono i dossi più mortali! Allora, visto che fa freddo, idea geniale che copiamo da un altro team. Ma geniale, cioè non sarebbe mai venuta in mente a nessuno. Ci compriamo una coperta. Forse abbiamo trovato il posto giusto. Adesso vediamo quanto riusciamo a trattare per una coperta. Raga, ci siamo comprati il piumone, la trapunta per viaggiare, perché fa una di freddo. Copertina tattica. Siamo a 2 ore dall'arrivo, 2 ore e mezza. Ci fermiamo per un altro spuntino. E qui c'è Franci che ha acquistato che cosa? Aspettavamo il signore. Che ci porta dei samosa. Sì. Il ripieno è sempre lo stesso. Verdure. Patate, curry, spezie varie. E indianità. Invece qui stiamo scaldando il latte, quindi ci faremo anche il chai in chiusura. Ti passano mucche a fianco nel frattempo. Quasi arrivati a Khajuraho. La copertina da nonno devo dire che fa il suo lavoro. Contromano, ragazzi! Sono tanto belli quanto stronzissimi, sappiatelo. Benvenuti a Khajuraho, nuova città per questa sera, dove visiteremo
Namaste. Happy New Year. Happy New Year. Welcome to Khajuraho. Thank you. Stavo dicendo, visiteremo i famosissimi templi che ci sono qua. Ci sono due grossi complessi, uno a est e uno a ovest. Cerchiamo di farli entrambi perché chiudono alle 6. Già fatto il check-in nell'albergo alle mie spalle. Il tuk tuk viene con noi. Lui penso che non abbia capito nulla di quello che ho detto. Allora Franci, prima di entrare nei templi si è voluta fermare a prendere una di queste cose qua. I nostri amici ci hanno detto che si chiama Peti. È pieno Tolgo un pelo così. pieno di che peli questo Peti. E adesso te lo mangi. Io pensavo fosse vuoto, è per quello che l'ho voluto, Eh, non che fosse ripieno di tutta È sta moto roba. magni. Vabbè, ti aiuto comunque. Allora abbiamo loro due che ci stanno praticamente scortando fino all'accesso ai templi. Adesso cerchiamo di capire la situazione. Nel frattempo io assaggio questa cosa presa da Franci. Mamma mia, se hai fame ok, però raga, non la cosa migliore che ho mangiato finora in India. Però ho un po' fame. You like Indian food? Yeah. This evening you will eat my home. Very good. Made by Ah, yeah, ok, non ho ben capito se mi ha appena invitato a casa sua per mangiare stasera. E come sempre quando si finisce in una città più turistica delle altre, il contro è che è turistica e noi non vorremmo, ma il pro è che queste cose sono organizzate molto bene. Infatti questo posto sembra davvero molto bello. Anche il livello del nostro hotel è aumentato rispetto agli altri giorni. Beh dai, siamo all'Hilton però, un po' meglio. Infatti costa anche un po' di più. L'accesso non è stato dei più semplici, anche per il fatto che ci sono tipo 3 posti di blocco come se stessi entrando all'area 51. Mi hanno trattenuto un tripod, però mi hanno detto che invece i selfie stick li posso portare. Non ho ben capito come mai, comunque lo ritirerò poi all'uscita e c'è stato un extra charge di 25 rupie che praticamente è nulla per poter fare i video qua dentro, cosa che sto già facendo. È un parco davvero figo e finalmente ben tenuto, a differenza di quello che abbiamo visto finora. Come al solito qua si lasciano le scarpe e insieme a Franci si entra nel primo. Questo primo è molto bello, fate attenzione perché si entra scalzi e ci sono dei bassorilievi e delle robe anche ad altezza piedi e dentro è tutto buio e è tutto molto spigoloso. Franci ha tirato una piedata e ha rischiato di terminare qui la sua vacanza. Mi fa ridere perché siamo passati da una situazione di India in cui nessuno parlava neanche una parola di inglese, improvvisamente catapultati in una situazione in cui parlano italiano. Per forza ragazzi, prima zero turismo, adesso tutto turistico. Guardate che carrini anche gli altri, ce n'è uno qui a fianco, uno laggiù in lontananza, un altro laggiù in fondo. È inutile dire ragazzi che se venite a Khajuraho una giornata piena almeno ci dovete stare. Per la chiusura di questo video, visto che siamo sfatti come capita sempre ultimamente, abbiamo scelto un ristorante attaccato al nostro ostello totalmente a casaccio come al solito. Tra l'altro ragazzi stiamo facendo cena alle 6 con l'obiettivo di andare a dormire massimo alle 8 per alzarci domani mattina alle 5, 5 e mezza per metterci in macchina e fare quei 400 km. Per metterci in cosa? Scusa il risciò, scusa, sognavo una macchina, invece no. Ma senti, facciamo che mangiare e partire adesso a sto punto. Abbiamo fatto un ordine abbastanza parco, devo dire. Questo è il parata, che ci hanno detto espressamente che è una cosa per breakfast, ma tanto essendo qua tutto salato, noi l'abbiamo ordinato per dinner. E poi questo è l'aloo gobi, cavolfiori speziati con indianità varie. Mi piace come descrivo i piatti indiani. Praticamente li descrivo con la stessa consapevolezza con cui descrivo i piatti negli stellati. Questo è piccantino molto salato. Questo? E quello sarà pesto di Bra probabilmente. O pesto di Varanasi. Buono. Questo è speziato e piccante. Questo parota o parata è molto diverso dalla ricetta del parota che abbiamo assaggiato nella parte sud dell'India, perché l'India è incredibilmente grande e quindi, come in tutti i paesi enormi, se vi spostate da uno stato all'altro, da una regione all'altra, le ricette cambiano, come succede anche da noi. Questo parota è completamente diverso, ma è altrettanto buono e io trovo che sia già buono mangiarlo così senza condirlo con le salsine. Una piadina davvero squisita. Domani mattina, direzione est, dove arriveremo? Lo scopriremo domani. Nel frattempo, Non potevo farvi perdere questa scena di Franci che ha deciso che siccome è troppo stanca andrà a dormire direttamente vestita e passerà anche la giornata di domani vestita così.
No, un po' di cose me le cambio, però ora... No, di quello che hai detto a me. Ma tanto nello sporco dell'India cosa volete che cambi sta cosa, ragazzi? Viviamo nello smog, nella terra, non riesco a togliermi il nero dalle mani, continuo a lavarmi le mani, continuano ad essere nere. Vogliamo ricordare a tutti chi è che ti ha costretto a venire qua? E io l'ho deciso. Dall'India è tutto. Buonanotte ragazzi. Mama Gare Sa. Dim dim na 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 dim